Buongiorno a tutti amici, 5 del mattino, ci sono 10 gradi, le previsioni dicevano 2, quindi va molto bene. Siamo in piedi per fare un'escursione al Trolltunga, andate a cercarlo o aspettate i prossimi 20 minuti di video e vedete di cosa si tratta. O forse l'avete già scoperto. O forse ci siete anche già stati. Comunque è bella escursione, impegnativa, tanti chilometri, 20 da fare a piedi, 20 chilometri. Preparo le colazioni al volo e usciamo, ci aspetta un pullman qua fuori alle 5:40. Sono le 5:12, siamo già tutti quanti in piedi e stiamo provando a fare una colazione velocissimamente. Non so se ce la faremo, ci restano all'incirca una ventina di minuti, meno. Forse non avremmo dovuto farlo, ma noi ci proviamo lo stesso. 5:16, uovo pronto. Abbiamo Adesso 20 minuti per mangiare e uscire. meno di 20 minuti. Meno di 20 minuti, inizia a mangiare che tu sei lento e Via. non ce la fai. Bene ragazzi, sono le 27, abbiamo finito di mangiare e adesso iniziamo a vestirci per uscire. Il mio equipaggiamento consiste nel mettermi questi pantaloni sotto e questi altri pantaloni un po' più larghi sopra, perché ho freddo. Ho paura che faccia 0 gradi lì su, dobbiamo salire di ben 1000 metri di quota. Guanti che abbiamo comprato per andare sul Monte Bianco, adesso mi tornano utili. Signori e signori, sono le 5:36. 6 meno un quarto, mi hai detto. Aiuto! Stiamo combattendo contro il tempo, ragazzi. E sta vincendo il tempo perché 5:36 e siamo ancora qua dentro. Io ho i miei guanti, guardate che belli. Ho messo i miei doppi pantaloni come vi ho detto, scarpe, cuffia e ho anche il cappuccio se dovesse servire. Possiamo andare. Ragazzi, siamo in estremo ritardo e abbiamo indubbiamente tralasciato alcune cose. Non c'è ancora però il pullman che ci deve portare. Ecco anche papà e mamma. Pronti? Ragazzi, pronti. Volete descrivere il vostro equipaggiamento, in cosa consiste? Beh, un paio di scarponi, acqua. Basta. Basta. Non ho altro. È quella l'unica cosa tecnica. Ma tu che cos'hai ancora meno? Tecnico, niente. Non è niente. Partiti sta venendo a fare. sprovvistissimi. Sta venendo a fare Mamma il finale del Roland Garros. Mamma è venuta. Mamma è venuta come quando si esce per fare la spesa. Sì. È preparata per fare la spesa. 600 NOK per il pullman che ci porta adesso al primo parcheggio sotto il Trolltunga e poi ce ne vuole un altro, ci vogliono altri 150 NOK a testa, altri circa 45 euro per andare al P3 che è il parcheggio finale dove inizia l'escursione. Siamo pronti, il pullman è arrivato e ci sono 50 persone solo da qui. Solo da questo camping dove siamo noi. Pensate alla gente che troveremo durante il percorso e anche alla fine dove si fa una bella foto. Ci saranno 3000 persone. Ho sentito dire che c'è la fila per fare questa foto. Sei contento? La prima escursione importante della tua vita. No, vabbè, ne abbiamo fatto altre, dai. Ti ho portato anche a Sirri. Il tempo in montagna inizia a cambiare, molta foschia. Vedete qua sotto ci sono parcheggiati dei camper e sono il parcheggio P1, poi c'è il P2 e c'è il P3. Dal P3 partono le escursioni, qui al P1 si paga 600 NOK come in
campeggio da noi, però non hai nessun servizio. Da qui anche loro poi hanno preso questo pullman, sono saliti adesso e salgono al P2. Quindi abbiamo fatto bene andare in camping. Primo step fatto, adesso probabilmente prendiamo shuttle bus P3, sì. Adesso qui prendiamo la navetta per salire al P3. Dovrebbe essere 150 NOK a testa, 15 euro a testa, altri 45 euro per salire al P3. Secondo pulmino dal P2 al P3. Ci risparmiamo tutta questa salita a piedi. Signori, 6:59, possiamo iniziare la passeggiata al Trolltunga. Ok, 10 km da questo punto si comincia. Ci sono 6 gradi, temperatura bella frizzante, arietta fresca. Non dovrebbe piovere, abbiamo scelto questa giornata apposta, speriamo. C'è ancora neve, parecchia neve. Primo cartello del chilometro, ne abbiamo fatto uno, ne mancano 9 e 10 a rientrare, 19 km. È bello, tranquilli, in piano, perché per il momento stiamo camminando sempre sopra la montagna in piano. Stiamo affrontando il primo pezzo impegnativo, stiamo salendo belli ripidi, inizia ad essere parecchio dura, Rita e Dado arrancano. Già stanco, ragazzi. Già anch'io, sudatissimo. Abbiamo fatto 39 minuti. 2 chilometri. Oddio mio. Ragazzi, adesso arriva un bel pezzo con della neve. Sì. Più è estremo e a te più piace. Chissà se mi entrerà neve nelle scarpe, ma non penso. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. Forse è meglio passare sulla neve un po' più profonda, così almeno scivolo di meno. Però fatico di più. Follow you through the black
un'escursione abbastanza impegnativa per noi, bisogna ammetterlo. Rita non è neanche attrezzata, io ho un paio di begli scarponi, sono vestito discretamente, lei neanche ce li ha, non li ha mai voluti. Tipa da spiaggia, però continuiamo. C'è molto freddo, ci sono 2 gradi credo, così dicevano le previsioni, si sente tutto. Comunque continuiamo, andiamo avanti. Teniamo duro. 7 km, ne abbiamo fatto 3 ragazzi. Qua ragazzi, laghi ghiacciati addirittura. Prossima volta o attrezzati o non si fa. Alla fine dell'escursione vi daremo il nostro parere. Ragazzi, siamo a quasi 1 ora e mezza di camminata, ha iniziato a piovere. Prima ho detto 50 minuti, quindi eravamo più o meno 1 ora e adesso il mio orologio segna 1 ora, ma l'ho attivato un po' più tardi. Comunque è iniziato a piovere. Mamma mia! Abbiamo fatto dei pezzi sulla neve con laghi ghiacciati e robe assurde. Questa non ce la dimenticheremo mai, 2 gradi o 0, non lo so quanti ce ne, c'è molto freddo, sta piovendo e siamo in mezzo ai ghiacciai e mancano ancora 7 km, 6 e mezzo. C'è freddissimo, è una bella avventura, Mentre venivamo abbiamo sorpassato una signora che l'abbiamo vista zoppicare, che si toccava un ginocchio. Non vorrei che questo elicottero fosse per quello. Sarà bella e selvaggia la Norvegia, amici. Guardate qua sotto questo lago che c'è, quello che ho inquadrato prima, pazzesco. Pezzi di neve sono i miei preferiti. Dado ci dice che queste sono tra le montagne più antiche d'Europa, è per quello che sono così piatte e così basse. Forse qui siamo a 1000 metri. Così basse perché? Perché sono state erose dal tempo, dagli agenti atmosferici e nel corso dei milioni di anni. 9:16 del mattino è uscito un raggio di sole, proprio uno, ma non credo durerà a lungo. Comunque ci ha fatto piacere, perlomeno non piove e siamo più tranquilli.
Primo spuntino ce lo siamo fatti, un paninetto, prosciutto, pomodoro, lattuga, formaggio e poco di ketchup. Rita invece si è già mangiata il secondo perché lei non ha voluto fare colazione alle 5. Gli è dato alle 5, ci siamo mangiati un po' di uova, prosciutto e una spremuta. Ed è andata bene così. Questo lago è una meraviglia. Chissà quanti milioni di anni ci sono voluti per far sì che si formasse. C'è ancora qualche metro di neve, ci sono ancora dei bei ghiacciai, credo che dureranno anche tutta l'estate. Forse è meglio. Bisogna infilare i pacchetti delle scarpe nella neve così. Poi è uscito il sole. È uscito il sole alle 10, ragazzi. Se esce il sole è un problema, dato che è caldissimo. Bello, eh? Quanti passi hai fatto, Dad? Allora, da quando ho avviato la modalità passeggio 12.705, ma l'ho avviata un po' dopo. Eh sì, un po' in ritardo. Sì. Quindi Oggi, saranno 14.000 credo. oggi ne farai 25-30.000. Probabile. Signore e signori, abbiamo fatto 9 chilometri. Come detto, ho messo in ritardo la modalità passeggio, quindi saranno un po' di più, all'incirca 9,5. Ma questo significa che ci stiamo avvicinando al Trolltunga, la lingua del troll. E il troll cosa sarebbe? Un mostro. No, è tipo Un mostro. una tartaruga, i troll cosa sono? Tipo un'iguana, non lo so, qualcosa. No, è più qualcosa tipo un orco, Ah. credo. Eccolo qua il cartello che ci indica che manca 1 chilometro e dall'altra ci sarà 9, chiaro, 9.1. Figata! No, aspetta.
La foto, ragazzi, è questa, sono sicuro che l'avete già vista. Camperato in 3 nomadi anche in Norvegia! Abbiamo fatto 11 km di camminata per fare questa foto. Presumo che papà ve le abbia già messe a schermo. È veramente stupendo, un paesaggio mozzafiato. E vi avevo promesso che a fine escursione vi avrei detto i miei pareri su questa escursione. Allora, secondo me prima di tutto è da fare. Se siete in zona, fatela. E se vi piacciono le escursioni, ancora di più. Ma fatelo anche se non vi piacciono, perché è veramente qualcosa di assurdo, stupendo. È un po' complicato, sono 10 km di camminata e mamma per esempio ha sofferto molto, quindi se non siete allenati controllate bene prima di andare. Il sentiero non è troppo tortuoso, ma non è sicuramente asfaltato. Però ne vale la pena. 11 km più o meno ad andare e di conseguenza 11 a tornare, quindi più o meno 22-21 km. Dado vi ha spiegato che siamo venuti qui per questo spot pazzesco, che è uno spot famosissimo dove tutti quelli che possono, non tutti, perché è difficile arrivare in Norvegia, è difficile arrivare qui, e comunque chi viene qui si fa questa foto spettacolare. Sembra di essere sospesi in questa lingua di pietra, in questa vallata pazzesca col lago, è meravigliosa. E questa foto l'avrete vista sicuramente dappertutto. Il posto è incredibile, amici, è incredibile. Più di 4 ore fa abbiamo iniziato a venire qua e adesso vediamo quanto ci mettiamo per ritornare. Credo non molto, visto che è tutto in discesa. Si rientra, amici, 3 ore di camminata minimo e siamo di nuovo nel posto dove ci verranno a prendere con le navette. Mangeremo qualcosa adesso a mezzogiorno, sono le 11, è presto alla fine. Piano piano rientriamo. Ho già le gambe a pezzi, abbiamo fatto solo l'andata, solo 10 km. Una giornata ideale per prendere il sole. Sì, molto sole. Ho sempre visto, allora è nata così. Ci siamo ritrovati in questa zona per caso, controllando su Maps, guardandoci intorno per vedere cosa visitare, l'abbiamo vista. Come ho visto questa fotografia, ho detto caspita, l'ho sempre vista tutta la vita, l'ho vista ovunque, l'ho vista nei giornali, l'ho vista su Facebook, l'ho vista in internet, l'ho vista ovunque. E ho detto allora andiamo e la facciamo. Così è nata questa escursione. Bella, bella, impegnativa. Testa scivolata 1. Guarda mamma. In giro. Ah!
Adesso, carissimi amici, ci facciamo il nostro pranzetto. Uova sode, altri panini imbottiti e pomodori e acqua. Oggi acqua perché dovevamo fare percorsi di montagna e il vino non va bene. Adesso vi do io le informazioni tecniche. Siamo a 5 ore, 15 minuti e 15 secondi dall'avvio della modalità passeggio, che come ripeto è in ritardo. Abbiamo fatto 13,80 km, 19.716 passi, possiamo mangiare. Wow, quasi 20.000 passi. Quanti chilometri? 13 già. 13 km. Ne mancano altri 7. Adesso mangiamo. Guarda che bello papi, qua Il c'è muschio, ma lì ti bagni perché il muschio. Allora, questo è il mio paninetto. Prosciutto, formaggio, ketchup e pomodori. Buono? Buon appetito. Buon appetito. Riprendiamo la via del rientro, ci manca molto, ci mancano 7 km, sta iniziando a piovere di nuovo e siamo molto stanchi. Perciò in marcia, dopo aver mangiato un paio di ore, e prendiamo il primo bus, la prima navetta. Una teoria su come si sia formato questo lago e questo, non so neanche come chiamarlo amici, questo bacino bellissimo. Una teoria è questa. Credo, non ne sono sicura, ma credo che sia di origine glaciale, ovvero in milioni di anni qua si è formato tantissimo ghiaccio che ha scavato nella montagna e poi quando si è sciolto ha lasciato questa meraviglia. È probabile, se qualcuno sa qualcosa o ha qualche teoria su come si forma una meraviglia del genere ce lo scriva nei commenti. Si prosegue. Adesso dobbiamo affrontare questa discesa, si scivolerà parecchio. Ma no! Ma che cadi! Quattro chilometri al P3 dove ci ha lasciato il furgone. Ormai è praticamente fatta. Gambe a pezzi. Forse 20 km in montagna non li abbiamo mai fatti in vita nostra. Qua stamattina mi sono preoccupato, 7 del mattino, freddissimo, un sacco di neve, Rita con le scarpe da tennis, poi alla fine c'è un sacco di gente con le scarpe da tennis. Comunque mi sono preoccupato, ho pensato che potevamo non farcela, invece poi tutto sommato è stata abbastanza semplice. Siamo stanchi, abbiamo già fatto 18 km, mancano 2. Ti lancio nella neve, vieni Va, qua, va. vieni qua.
Siamo talmente stanchi che stiamo ridendo e basta. Ridendo per niente, senza forza. Ti butto nella neve. Ascolta! Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ce la fai! A culo in terra. Minchia. L'ultimo chilometro. Più di tutto adesso mi fanno male i piedi. I piedi molto. Eppure io sono l'unico con le scarpe da montagna. Dado è in forma smagliante. Ultimi metri ragazzi, ultime centinaia di metri. Che ve lo dico a fare? Probabilmente, l'ho già detto, è l'escursione più lunga e impegnativa della mia vita. Io non credo di aver mai fatto 20 km in mezzo ai monti. Incredibile, ce l'abbiamo davvero quasi fatta. Non sento più polpacci. Aiuto. I piedi. Ultimi ponticelli ragazzi, ultimi. Dai che è fatta. Aiuto. Eccoci ragazzi. Eccoci. Ce l'abbiamo fatta. Adesso aspettiamo una navetta. Stanno tutti camminando in modo strano. Non siamo gli unici distrutti di sicuro. Ragazzi, appena eravamo arrivati alla lingua del troll, ovvero la parte finale di questa escursione, ho detto è difficile ma vi consiglio di farla. Adesso che sono anche sceso posso dirvi, se non siete allenati, se non avete l'equipaggiamento giusto, non salite assolutamente, sono distrutto. Allora adesso è il momento di vedere quante ore ho camminato, quanti passi ho fatto, eccetera. Secondo te quanto è? Dico solo che è il record assoluto. Vai. La bellezza di 34.326 passi. Per quello che sono pieno di dolori. Sì. Il conteggio totale delle ore che abbiamo fatto camminando è ben 9. Abbiamo impiegato 9 ore per andare e tornare dal Trolltunga. Quindi quando andate aspettatevi questo.